A malincuore abbiamo lasciato Trisunda e il Golfo di Botnia per la regione Dalarna e per raggiungere Rättvik ripercorriamo Loga Kustenbron sulla strada del rientro. Solitamente utilizziamo le aree di sosta camper, ma a Rättvik abbiamo trovato un bellissimo campeggio con spazi comuni molto comodi, come una fantastica sala da pranzo con cucina, tutto pulitissimo e riscaldato. Come non approfittare per cucinare qualcosa di speciale? In bicicletta arriviamo nel centro del paese in circa 15 minuti e attraversata la piazza con il suo municipio andiamo verso la struttura più importante di Rättvik. Appena dietro la stazione ferroviaria parte il Langbryggan, il molo in legno più lungo di tutta la Scandinavia. Il molo è lungo ben 628 metri e si protende verso il centro del lago Siljan, meta di vacanza molto apprezzata dagli svedesi. Le colline intorno al lago hanno sentieri ciclabili e pedonali per oltre 300 km, un paradiso per gli escursionisti amanti del trekking. Il molo è stato costruito nel 1895, ma per finanziare la sua ristrutturazione è stato chiesto alla popolazione di acquistare le quasi 3.000 assi, che avrebbero riportato il nome dei benefattori. Anche gli Stati Uniti hanno aderito a questa iniziativa. La costruzione del molo serviva per l'attracco di un piroscafo usato fino agli anni 50, mentre oggi, con la motonave Gustav Vasa, è possibile fare una crociera con cena intorno al lago, oppure noleggiarla per il proprio matrimonio. Lungo tutto il molo vi sono numerose scalette per risalire dall'acqua dopo un tuffo e una nuotata, nelle acque fredde ma tranquille di questo lago. Per chi non avesse il coraggio di fare il bagno in queste gelide acque, questa passeggiata rilassante è l'ideale per le lunghe serate estive. Fuori dal centro del paese troviamo un altro tesoro di Rättvik, un gruppo di circa 80 piccole stalle in legno, la più antica del 1470, usate in passato dai fedeli per lasciare i cavalli durante le funzioni celebrate nella chiesa poco distante. Le casette arrivano fino alle sponde del lago e alcune sono molto vicine alla chiesa, la cui prima costruzione risale al 1200. La chiesa è stata ampliata molte volte nel corso dei secoli, fino alla versione del 1793, come la vediamo oggi. A fianco della chiesa troviamo il suo piccolo cimitero e poco distante il monumento con le iscrizioni runiche che commemora la battaglia della Svezia contro i danesi del 1520.
A Rättvik è possibile visitare anche la Casa della Cultura con il suo museo, che abbiamo trovato molto interessante. Il museo racconta la storia di un grosso meteorite caduto in questa zona oltre 300 milioni di anni fa. Cadendo, forma un cratere di 52 km e il lago Siljan costituisce una parte di questo cratere. Sì, quindi il cratere era tutto in giro. Tutta la zona. Nel museo è inoltre facile comprendere gli effetti dell'ultima glaciazione, quando la Scandinavia era coperta da uno strato di ghiaccio spesso ben 3 km. Come abbiamo già visto, con lo scioglimento del ghiaccio, la Terra iniziò ad emergere, permettendo la vita di meravigliosi animali. Nella Casa della Cultura non poteva mancare una biblioteca, con un ampio spazio per i bambini. Rimaniamo nella contea Dalarna e ci spostiamo verso Nusnäs per visitare la fabbrica da cui provengono i famosissimi cavalli d'ala che ha già festeggiato i suoi 100 anni di attività. Cento anni fa, Granna Sanders iniziò a produrre i cavallini con la sua sega a nastro. La vendita ebbe grande successo e la fabbrica si tramanda di generazione in generazione. Noi siamo rimasti stupiti nel vedere con quanta destrezza e maestria viene ricavato il cavallino da un piccolo pezzo di legno. Oggi c'è molta attenzione all'ambiente e per produrli ancora in modo artigianale si ritaglia il legname proveniente dagli scarti di pino. Poi si immergono in colori ad acqua e vengono dipinti a mano in colori vivaci e motivi tradizionali. La celebrità mondiale del cavallino fu raggiunta nel 1939 quando davanti al padiglione svedese dell'Expo di New York fu posizionato un enorme cavallino d'ala che riscosse un grande successo. Per la notte scegliamo un'area di sosta al centro di un boschetto, ma la pioggia non ci ha permesso di fare nessuna escursione nella natura svedese e dopo una notte tranquilla si riparte per la visita di un'altra interessante fabbrica. Oggi percorriamo poco più di un centinaio di chilometri verso Örebro, nel centro della Svezia, per visitare il Museo della Carta, creato nella fabbrica che ha prodotto carta per quasi un secolo. I macchinari che si possono visitare oggi risalgono ai primi anni del 1900 e hanno continuato a produrre la carta fino al 1980. Solo all'inizio alimentati dall'energia prodotta da un mulino sul fiume Frovian, poi sostituito dalla centrale elettrica. Con l'ausilio di alcuni video si possono capire tutte le fasi della lavorazione, dal tronco di legno al grosso rotolo di sottile carta bianca e molte testimonianze dei lavoratori della fabbrica.
La carta è un materiale facilmente usato per assecondare la nostra creatività e in questa esposizione si possono apprezzare molte fantasiose creazioni, tutte rigorosamente in carta. Ovviamente la carta viene utilizzata moltissimo per imballaggi di ogni forma e colore. Ma ve li ricordate i contenitori del latte triangolari? Beh, qui si può vedere anche come venivano prodotti i Tetra Pak. Unica striscia e finiva a diventare il triangolino. Eh sì, perché arrivo nelle macchine che si vede che andava dentro, usciva fuori. All'esterno del museo scorre il fiume impetuoso, ma il mulino purtroppo non esiste più. A fianco una fabbrica moderna sostituisce da 40 anni i vecchi macchinari del 1900. Guarda qua, che collezione di barattoli di birra. Mamma mia. Immensa. Al termine della visita possiamo accedere ad una curiosa collezione di lattine di birra. Sono tutte accuratamente esposte in teche di vetro divise per nazionalità e ce ne sono ben 22.000 provenienti da tutto il mondo. La raccolta è stata fatta da un certo Kai Hansen che in 23 anni, dal 1938 al 2005, ha raccolto tutte queste lattine, poi donate a questo museo per esporle al pubblico. Alcune di queste si possono considerare molto rare e ricercate, perché risalgono alla Seconda Guerra Mondiale e probabilmente sono state lasciate dagli americani. La visita a questo museo, scoperto per caso, ci ha riportati ai primi anni del 1900, dove la produzione della carta in questa fabbrica era un'importante risorsa economica.